Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sfrutto l'occasione di essere in questo fantastico posto sul mare per parlare di un'altra patologia che può avvenire in spiaggia, soprattutto se la spiaggia è una spiaggia di sassi, ma può avvenire ovviamente anche nei fiumi e ovunque ci sono le pietre, diciamo. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale qua sotto, è gratuito, e se volete supportare il progetto mettete mi piace. Partiamo subito con questa passione, diciamo, dei cani con le pietre. Si sa che i cani amano qualsiasi oggetto che noi lanciamo, ce lo riportano, però con le pietre hanno un amore particolare. Però oggi andremo a vedere che cosa può causare una pietra, questo gioco che chiaramente amano tanti i nostri animali. Recentemente mi è capitato proprio un caso clinico in cui una cagnolina presentava fondamentalmente un ascesso in questo punto ed aveva una fistola con del pus, e fondamentalmente, aprendo la bocca, aveva tutti i denti praticamente fratturati, i canini ma anche i premolari e parte dei molari, ed era strano perché era una cagnolina relativamente comunque giovane. Quindi ho chiesto al proprietario se gli davano qualcosa di duro, per avere una dentatura già così danneggiata, e effettivamente il proprietario mi riferiva che veniva fatto questo gioco da parte di alcuni parenti e che la cagnolina amava, e quindi loro gli lanciavano i sassi e lei andava a riprenderli. Purtroppo questo aveva causato delle fratture, e queste fratture poi avevano causato una distruzione fondamentalmente a livello di radice del canino superiore, che aveva creato poi una fistola, una lisi ossea con una fistola poi a livello di cavo orale, e quindi abbiamo dovuto togliere il dente che presentava fondamentalmente una grave infezione. Questo perché fondamentalmente tutte le volte che loro vanno a prendere le pietre hanno dei microtraumi a livello di dente. Il dente, dovete sapere che è fatto dal tessuto osseo più duro, lo smalto, la parte diciamo esterna, però chiaramente tutte le volte che loro vanno a prendere le pietre, ma ovviamente la prima volta che la vanno a prendere è difficile che si fratturi un dente, però tutte le volte, oggi, domani, dopodomani, lo smalto chiaramente subisce delle alterazioni, e quindi poi il tessuto sottostante, che è la dentina, è meno resistente, e quindi chiaramente poi abbiamo la frattura della punta. Questa frattura poi permette spesso di entrare i batteri, e quindi poi creare un processo chiaramente grave, che poi provoca la morte del dente. Quindi quello che è sconsigliato è utilizzare sicuramente oggetti molto duri come gioco, ma anche, per esempio, io non sono un grande amante, per esempio in commercio ci sono questi ossa di cervo durissimi, che però chiaramente possono chiaramente danneggiare anche quelli denti. Quindi è molto importante che non utilizzate oggetti così duri, perché il vostro cane, se voi controllerete, se avete questo tipo di attività che fate frequentemente col vostro cane, vedrete che i denti tenderanno ad essere danneggiati, e chiaramente questo provocherà poi in futuro dei grossi problemi proprio al dente stesso, con la perdita di esso e anche col rischio di infezioni e ascessi. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti e alla prossima.